Buongiorno e benvenuti. Siamo Giovanni e Alessia e vieni appena entrato nel caffè giusto. Questo è un posto dove non si studia l'italiano, si vive. Qui non ci sono traduzioni, non ci sono regole da memorizzare, solo conversazione vera. E tra 2 ore tu parlerai come se fossi qui con noi. Pronti? Che fai questo weekend? Ti va di mangiare fuori stasera? Dove vai in vacanza quest'estate? Com'è la tua città? Quanti anni compi? Hai animali? Che lavoro fai? Se non hai risposto subito, non preoccuparti. Perché tra 2 ore queste domande le sentirai come tue. In questo video praticherai per 2 ore le 7 conversazioni più importanti della vita quotidiana in Italia. Non è un corso, è un'esperienza. Ogni argomento è costruito intorno a una vera situazione sociale. Parlerai fin dal primo minuto Ascolterai come parlano davvero gli italiani. e ripeterai, correggerai e poi parlerai ancora. Senza paura, senza tradurre, solo tu e l'italiano che esce dalla bocca. Perché alla fine di questo video non dirai ho imparato l'italiano Dirai, ho parlato italiano. e forse qualcuno ti chiederà ma tu dove l'hai imparato? E tu risponderai, in un caffè, con Giovanni e Alessia. Allora, cominciamo? Cominciamo. Allora, apriamo con la più classica, la più usata, la regina delle conversazioni italiane. I piani per il weekend. Se sei in un bar, se incontri un collega, se vai al mercato, se parli con il postino, prima o poi arriva. Che fai questo weekend? Non è solo una domanda, è un invito, è un modo per dire voglio sapere di te, voglio connettermi. E in Italia il weekend non è solo 2 giorni, è una filosofia, è il momento in cui la vita rallenta. Si mangia, si viaggia, si sta con gli amici, si respira. Per molti il venerdì sera è già quasi sabato e il lunedì, quello si ignora. Quindi quando qualcuno ti chiede che fai questo weekend, non sta cercando un elenco di cose, sta cercando un'emozione, una storia, un motivo per dire «Ah, che bello, voglio venire anche io». Ecco, perché non basta dire niente. Perché se dici niente, l'altra persona pensa «Oh no, devo salvare la conversazione». Invece puoi dire niente di speciale e poi aggiungere qualcosa, un dettaglio, un colore, un odore. Niente di speciale. Vado a pranzo dai miei. Sto a casa ma ho voglia di un bel film e una pizza. Non ho ancora deciso. Forse esco sabato sera. Vedi, non serve un viaggio a Bali, basta un po' di vita dentro la frase. E attenzione, in Italia dire esco è già una mezza promessa, perché uscire vuol dire amici, risate, forse un aperitivo, forse un po' di musica. E se non esci? Va benissimo, ma puoi dire sto a casa, ma sono aperto a proposte. Oppure, in teoria sto a casa, ma se ti va di fare qualcosa, io ci sono. Ecco, questo è il punto. Il weekend non è solo quello che fai, è anche quello che potresti fare. È l'idea, è la possibilità. Quindi ora ascoltiamo un po' di parole che userai sempre quando parli del weekend. Ripetile con noi, ad alta voce, senza paura. Weekend. Weekend. Sì, lo diciamo così con l'accento inglese, ma è entrato nell'italiano come pane e olio. Sabato. Sabato. Attenzione alla T, non sabarto, ma sabato. Morbida, sabato. Domenica. Domenica, non domenica, ma domenica, con la C chiara. Domenica. Vado. Vado, non vado, ma vado, con la A aperta. Vado. Esco. Esco, non esco, ma esco, con la E chiusa. Esco. Pranzo. Pranzo, non pranzo, ma pranzo. Cena. Cena, cena, non cena, come in inglese, ma più morbida, cena. Aperitivo. Aperitivo. 3 sillabe. Aperitivo. No. Aperitivo. No. Aperitivo. 5 sillabe. Ma scorre veloce. Aperitivo. Faccio un giro. Faccio un giro. Faccio un giro. Non faccio un giro.
come se fosse una passeggiata noiosa, ma facci un giro come se stessi esplorando. Sto a casa. Sto a casa, semplice, onesto, ma puoi aggiungere sto a casa a riposare, sto a casa a guardare serie, sto a casa ma con la testa già in vacanza. Aperitivo. Aperitivo, 3 sillabe. Aperitivo, no. Aperitivo, no. Aperitivo, 5 sillabe. Ma scorre veloce, aperitivo. Faccio un giro. Faccio un giro. Faccio un giro. Non faccio un giro, come se fosse una passeggiata noiosa, ma faccio un giro come se stessi esplorando. Sto a casa. Sto a casa, semplice, onesto, ma puoi aggiungere sto a casa a riposare, sto a casa a guardare serie, sto a casa ma con la testa già in vacanza. Ho voglia di... Ho voglia di, non voglio, ma ho voglia di. È più naturale. Ho voglia di un gelato, ho voglia di vederti, ho voglia di cambiare aria. In giro. In giro, non in giro, ma in giro, con la I chiusa. Sono in giro, vado in giro, cerco qualcosa da fare in giro. Magari. Magari, una parola magica. Può voler dire speriamo, chissà, mi piacerebbe, forse, esci sabato, magari. Non ho ancora deciso. Perfetto, onesto, naturale e apre la porta a suggerimenti. E tu? Ecco la chiave. Dopo aver risposto, torni indietro. E tu che fai? E tu hai programmi? Ora senti come suona tutto questo in una vera conversazione. Prima lo senti veloce, come nella vita reale. Poi lo ripetiamo più lentamente. Tu ascolta. Poi ripeti. Pronti? Ecco la conversazione. Ehi, che fai questo weekend? Niente di speciale. Vado a pranzo dai miei a Siena. E tu? Ah, bello. Io invece sto a casa sabato, ma domenica esco con degli amici per un aperitivo qui in centro. Dove andate? C'è un posticino carino vicino al fiume. Si chiama Il Vecchio Mulino. Poi magari ci spostiamo a cena. Sempre in giro tu. Io invece sabato sera sto a casa. Ho voglia di un film e una pizza. Perfetto. A volte stare a casa è il vero lusso. Esatto. E comunque non ho ancora deciso per domenica. Magari vi raggiungo. Allora vieni, ti mando i dettagli. Ora lo ripetiamo più lentamente. Ascolta bene la pronuncia, il ritmo, le pause. Ehi, che fai questo weekend? Niente di speciale. Vado a pranzo dai miei a Siena. E tu? Ah, bello. Io invece sto a casa sabato, ma domenica esco con degli amici per un aperitivo qui in centro. Dove andate? C'è un posticino carino vicino al fiume. Si chiama Il Vecchio Mulino. Poi magari ci spostiamo a cena. Sempre in giro tu? Io invece sabato sera sto a casa. Ho voglia di un film e una pizza. Perfetto. A volte stare a casa è il vero lusso. Esatto. E comunque non ho ancora deciso per domenica. Magari vi raggiungo. Allora vieni, ti mando i dettagli. Bene, ora tocca a te. Non guardare lo schermo. Chiudi gli occhi se vuoi. Immagina di essere in un bar. E io ti chiedo, che fai questo weekend? Ora io ti chiedo la stessa cosa. Che fai questo weekend? Adesso rispondi in modo diverso. Cambia la storia. Che fai questo weekend? E se non esci? Prova a rispondere onestamente, ma con un dettaglio. Che fai questo weekend? Ora, dopo del risposto, ricordati di tornare indietro. Chiedi tu. E tu? Bravo! Hai appena fatto una vera conversazione, senza tradurre, senza pensare in inglese, spagnolo o nella tua lingua madre, solo tu e l'italiano. E se hai esitato un po', perfetto. È normale. Ma hai risposto. Hai provato. E ogni volta sarà più facile. Perché ora sai che fai questo weekend non è una domanda difficile, è un'opportunità. Un'opportunità per raccontare un pezzo della tua vita, per condividere qualcosa, per sentirti parte di qualcosa.
E tu da oggi fai parte di questa conversazione. Sei dentro. E ora andiamo avanti. Passiamo al secondo argomento. E non potevamo non metterlo in seconda posizione, perché in Italia mangiare fuori non è solo una cena, è un evento, è un rituale, è quasi una religione. Se ti chiediamo, ti va di mangiare fuori stasera? Non stiamo solo proponendo un pasto, stiamo proponendo del tempo insieme. Stiamo dicendo, voglio vederti, voglio parlare, voglio condividere qualcosa di buono. E in Italia, fuori non vuol dire solo non a casa. Vuol dire un tavolino, una tovaglia, un bicchiere di vino, un po' di musica di sottofondo e soprattutto una scelta. Perché andare a mangiare fuori qui è una questione di gusto, di atmosfera, di umore. Non scegli un posto solo per mangiare, lo scegli per come ti senti. Hai voglia di qualcosa di semplice? Allora vai in una trattoria, con i tovaglioli di carta e il vino sfuso. Hai voglia di qualcosa di speciale? Allora cerchi un ristorante con i piatti del territorio, il servizio curato, forse un po' di candela sul tavolo. Vuoi stare comodo, rilassato, senza pensare a niente? Allora vai in una pizzeria con gli amici e ordini una margherita gigante da dividere. E non dimenticare, in Italia mangiare fuori non è solo cena, è anche pranzo, è anche aperitivo, è anche un gelato dopo, è anche un caffè seduti fuori. Quindi, quando qualcuno ti chiede «Ti va di mangiare fuori?» non è solo una domanda pratica, è un'apertura, è un invito a vivere un momento. E tu, se dici di sì, non stai solo accettando un pasto, stai dicendo sì, voglio quel momento con te. E se non hai voglia? Va bene, ma non dire solo no. Puoi dire stasera no, ma domani sera magari sì. Oppure ho già mangiato, ma vi raggiungo per un caffè. Oppure ancora non ho voglia di cucinare, anzi, sì, andiamo. Vedi, in Italia il cibo è flessibile, è adattabile, è sociale. Ora ascolta bene. Queste sono le parole che userai sempre quando parli di andare a mangiare fuori. Ripetile con noi, ad alta voce, senza paura. Mangiare fuori. Mangiare fuori. Non mangiare, ma mangiare con la aperta. Mangiare fuori. Ti va? Ti va? Non ti va, ma ti va? Con la I chiusa è la domanda più usata in Italia. Ti va di uscire? Ti va un caffè? Ti va di mangiare fuori? Ristorante. Ristorante. Non ristorante, ma ristorante con la A aperta. Ristorante. Trattoria. Trattoria. Non trattoria, ma trattoria con la O chiusa. Trattoria. Più informale, più autentica. Pizzeria. Pizzeria. Non pizzeria. Pizzeria. Menù. Menù, sì, con l'accento francese, ma lo diciamo così. Menù. Conto. Conto. Non conto, ma conto. Con la O chiusa. Il conto. Ordinare. Ordinare. Non ordinare. Ordinare. Antipasto. Antipasto. Non antipasto. Antipasto. Primo. Primo. Primo, non primo, come in inglese, ma più morbido. Primo, come la pasta. Secondo. Secondo, con la E chiusa. Secondo, come la carne o il pesce. Dolce. Dolce. Dolce, non dolcei, come in inglese, ma con la C chiara. Dolce. Aperitivo. 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 Scorre veloce. Aperitivo. Vino. 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 Non vino, come in inglese, ma più breve. Vino. Acqua naturale o frizzante? Attenzione, in Italia l'acqua non è solo acqua, è naturale o frizzante. E se non specifichi, ti portano quella frizzante. Posticino.
Posticino, non posto grande, ma posticino piccolo, carino, accogliente. C'è un posticino qui vicino, ti piacerà. Ho voglia di... Ancora, ho voglia di, non voglio, ma ho voglia di. Ho voglia di un buon piatto di pasta. Ho voglia di qualcosa di leggero. Che ti va di mangiare? Questa è la domanda chiave. Non cosa vuoi mangiare, ma che ti va di mangiare. È più naturale, più morbida. Ecco, ora senti come suona tutto questo in una vera conversazione. Prima veloce, come nella vita, poi più lenta per capire bene. Tu ascolta, poi ripeti. Pronti? Via! Allora, ti va di mangiare fuori stasera? Sì, volentieri. Che ti va di mangiare? Ho voglia di qualcosa di semplice. Magari una bella pizza. Ottima idea! C'è un posticino qui vicino. Fa la pizza al taglio con ingredienti freschi. Perfetto. Andiamo a piedi? Sì, è a 5 minuti. Vuoi prendere qualcosa da bere? Sì, un bicchiere di vino rosso se ti va. Certo, io prendo acqua frizzante. Arriviamo, ordiniamo e poi magari ci fermiamo a fare 2 chiacchiere fuori. Sì, dopo mangiato, con il caffè. Che bello! Allora, andiamo? Andiamo. Ora lo ripetiamo più lentamente. Ascolta il ritmo, le pause, le intonazioni. Allora, ti va di mangiare fuori stasera? Sì, volentieri. Che ti fa di mangiare? Ho voglia di qualcosa di semplice, magari una bella pizza. Ottima idea! C'è un posticino qui vicino. Fa la pizza al taglio con ingredienti freschi. Perfetto. Andiamo a piedi? Sì, è a 5 minuti. Vuoi prendere qualcosa da bere? Sì, un bicchiere di vino rosso, se ti va. Certo, io prendo acqua frizzante. Arriviamo, ordiniamo e poi magari ci fermiamo a fare 2 chiacchiere fuori. Sì, dopo mangiato con il caffè. Che bello. Allora, andiamo? Andiamo. Bene, ora tocca a te. Chiudi gli occhi se vuoi. Immagina di essere in città, è sera, e io ti chiedo: ti va di mangiare fuori stasera? Adesso sono io a chiedertelo. Ti va di mangiare fuori stasera? Ora rispondi in modo diverso. Magari hai già mangiato, ma vuoi comunque uscire per un aperitivo. Ti va di mangiare fuori stasera? Oppure non hai voglia di uscire, ma puoi proporre un'alternativa. Ti va di mangiare fuori stasera? Bravo! Ora, dopo aver risposto, ricordati di chiedere tu. E tu? Che ti va di mangiare? Hai appena fatto un'altra vera conversazione, senza tradurre, senza cercare le parole. Solo tu e l'italiano che esce. E se hai esitato, va benissimo. È normale, ma hai risposto, hai provato. E ogni volta sarà più naturale. Perché ora sai che ti va di mangiare fuori? Non è una domanda difficile, è un'occasione per condividere qualcosa di buono. Non solo il cibo, ma il tempo, la compagnia, la vita. E tu da oggi sai come farne parte. Sei dentro. E ora andiamo avanti. Eccoci al terzo argomento. E non potevamo non parlarne. Perché in Italia le vacanze non sono solo giorni segnati sul calendario, sono un'aspettativa, sono un respiro, sono una promessa che ci facciamo ogni anno. Quest'estate cambio aria, mi stacco, mi ricarico, vado via. Se chiedi a un italiano dove vai in vacanza quest'estate, non stai facendo una semplice domanda, stai toccando una corda profonda, perché per noi andare in vacanza non è un lusso, è una necessità. È come ricominciare da zero.
Pensa, in tanti lavorano tutto l'anno per quel mese di agosto, per quel viaggio, per quel posto al mare, in montagna, in campagna. Qualcuno va in Sardegna, con la sabbia bianca e l'acqua trasparente. Altri in Trentino, dove l'aria è fresca e i prati sembrano dipinti. Altri ancora in un piccolo paesino di collina, dove conoscono il barista, il fornaio e il cane del vicino. E non importa se vai lontano o vicino. L'importante è staccare, spegnere il telefono, camminare scalzo sulla spiaggia, mangiare un gelato alle 11 di mattina, dormire fino a tardi. E quando torni non dici solo «sono stato in vacanza», dici «mi sono ricaricato, ho ripreso fiato, ho ritrovato me stesso». Ecco perché questa domanda «dove vai in vacanza» è così importante. Perché non parla solo del posto, parla del bisogno di libertà, di bellezza, di semplicità. E se non vai in vacanza va benissimo, ma in Italia dire non vado da nessuna parte può sembrare triste. Allora dici quest'anno resto qui ma mi organizzo bene. Faccio piccoli weekend fuori porta. Sto in città, ma con l'aria di vacanza. Oppure non ho ancora deciso, magari all'ultimo momento parto. Perché in Italia l'ultimo momento è sacro. La vacanza dell'ultimo minuto, il volo low cost, il posto trovato su un'app, è un'arte. E se sei già tornato, allora racconti. E raccontare le vacanze in Italia è una performance. Non basta dire è stato bello. Devi dare colore, profumo, suono. Abbiamo trovato un ristorantino nascosto con la nonna che faceva i tortelli a mano. Il mare era così calmo che sembrava un lago. La sera passeggiavamo lungo il lungomare con il vento che portava odore di sale. Vedi, non è il posto che conta, è l'emozione che porti a casa. Ora, ascolta bene. Queste sono le parole che userai sempre quando parli di vacanze e viaggi. Ripetile con noi, ad alta voce, senza paura. Vacanza. Vacanza. Non vacanza, ma vacanza, con la A aperta. Vacanza. Viaggio. 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 Non viaggio, come in inglese, ma con la G doppia marcata. Viaggio. Estate. 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 Non estate, ma estate, con la E aperta. Estate. Mare. Mare, mare. Non mare come in inglese, ma più morbido. Mare. Montagna. Montagna, con la G dolce. Montagna. Città d'arte. Città d'arte. Città da arte. Non città d'arte come se fosse un museo noioso, ma con orgoglio. Città d'arte. Weekend fuori porta. Weekend fuori porta. Sì, lo diciamo così. Vuol dire non una vacanza lunga, ma un salto veloce in un posto vicino. Weekend fuori porta. Partire. Partire, partire, non partire come in inglese, ma con la I chiusa. Partire. Tornare. Tornare, tornare, non tornare, tornare. Prenotare. Prenotare, prenotare, non prenotare, prenotare. Spiaggia. Spiaggia, con la G doppia, spiaggia. Sentiero. Sentiero, non sentiero, sentiero. Bello. Bello, con la E chiusa doppia. Bello, non bello come in inglese, ma con la E chiusa, bello. Indimenticabile. Indimenticabile, scorre veloce, indimenticabile. Che ti aspetti dalla vacanza? Non cosa vuoi fare, ma che ti aspetti. È più profondo. Mi aspetto di rilassarmi. Mi aspetto di scoprire posti nuovi. Dove sei stato? Non dove sei andato, ma spesso dove sei stato. È più naturale nel parlato. Dove sei stato quest'estate? Ecco, ora senti come suona tutto questo in una vera conversazione. Prima veloce, come nella vita reale, poi più lenta per capire bene. Tu ascolta.
Poi ripeti. Pronti? Via! Allora, dove vai in vacanza quest'anno? Finalmente vado in Puglia. Ho prenotato un piccolo appartamento vicino al mare, in un paesino che si chiama Polignano. Che bello! È una terra stupenda. Cosa ti aspetti da questo viaggio? Voglio camminare molto, scoprire i piccoli borghi, mangiare pesce fresco ogni giorno e soprattutto staccare la spina. Perfetto. Io invece quest'anno non faccio una vacanza lunga, ma ho in programma 3 weekend in montagna. Ah, che meraviglia! Dove? In Val d'Aosta c'è un sentiero che adoro, tra i boschi e i pascoli. La sera ceno in un rifugio con vista sulle cime. Sempre in movimento tu. Io invece, una volta arrivata, non voglio più muovermi. Voglio stare lì, sdraiata al sole, con un libro e niente da fare. Anche questo è viaggiare. A modo tuo. Esatto. E tu sei già stato in Puglia? Sì, anni fa. Ricordo un ristorantino nascosto, senza insegna, dove facevano le orecchiette con le cime di rapa. Indimenticabile. Allora mi darai qualche consiglio prima che parta. Certo, ti mando i miei posti del cuore. Ora lo ripetiamo più lentamente. Ascolta bene la pronuncia, il ritmo, le pause. Allora, dove vai in vacanza quest'anno? Finalmente vado in Puglia. Ho prenotato un piccolo appartamento vicino al mare, in un paesino che si chiama Polignano. Che bello! È una terra stupenda. Cosa ti aspetti da questo viaggio? Voglio camminare molto, scoprire i piccoli borghi, mangiare pesce fresco ogni giorno e soprattutto staccare la spina. Perfetto. Io invece quest'anno non faccio una vacanza lunga, ma ho in programma 3 weekend in montagna. Ah, che meraviglia! Dove? In Val d'Aosta c'è un sentiero che adoro, tra i boschi e i pascoli. La sera ceno in un rifugio con vista sulle cime. Sempre in movimento tu. Io invece, una volta arrivata, non voglio più muovermi. Voglio stare lì, sdraiata al sole, con un libro e niente da fare. Anche questo è viaggiare, a modo tuo. Esatto. E tu sei già stato in Puglia? Sì, anni fa. Ricordo un ristorantino nascosto, senza insegna, dove facevano le orecchiette con le cime di rapa. Indimenticabile. Allora mi darai qualche consiglio prima che parta. Certo, ti mando i miei posti del cuore. Bene, ora tocca a te. Chiudi gli occhi se vuoi. Immagina di essere in un bar. È luglio e io ti chiedo: dove vai in vacanza quest'estate? Adesso sono io a chiedertelo. Dove vai in vacanza quest'anno? Ora rispondi in modo diverso. Magari non parti, ma hai dei piccoli piani. Dove vai in vacanza quest'estate? Oppure sei già tornato. Racconta un dettaglio, un momento bello. Dove sei stato in vacanza? Eccoci a un argomento che sembra semplice, ma che in realtà tocca qualcosa di profondo. Parliamo di casa, di radici, di identità. Parliamo di come descrivere la tua città. Perché in Italia, quando chiedi a qualcuno com'è la tua città, non stai solo chiedendo informazioni geografiche, stai chiedendo una storia, stai chiedendo un sentimento, stai chiedendo chi sei tu attraverso il posto dove vivi. Pensa, in Italia molti si identificano con la loro città. Sono napoletano, sono torinese, sono romano. Non è solo un luogo, è un modo di essere, è un accento, è un ritmo, è un profumo. E quando rispondi a com'è la tua città, non devi fare un elenco di monumenti o statistiche. Devi farla sentire, devi farla vivere, devi far capire com'è svegliarsi lì, camminare per strada, bere un caffè, salutare i vicini. Perché ogni città ha un'anima,
Alcune sono frenetiche, con i motorini che sfrecciano e la gente che parla a voce alta. Altre sono lente, silenziose, con i portici che sembrano proteggerti dalla pioggia e dal mondo. E non importa se la tua città è grande o piccola, se ha milioni di abitanti o 2000. Quello che conta è il tuo sguardo su di lei. Puoi dire, è caotica, ma mi piace. È tranquilla, forse troppo. È piccola, ma piena di vita. È brutta, ma ha un cuore bellissimo. E puoi raccontare i dettagli, quelli veri, quelli che solo chi ci vive conosce. Il bar sotto casa fa il caffè migliore della città. La sera tutti si incontrano in piazza, anche senza motivo. D'inverno fa freddo, ma d'estate l'aria profuma di gelsomino. Oppure puoi parlare dei difetti, perché in Italia criticare la propria città è un'arte, ma lo fai con affetto. È piena di traffico, non succede mai niente. Il sindaco non fa nulla, ma alla fine aggiungi sempre «però è casa mia». E se vieni da un posto piccolo, ancora meglio, perché in Italia i paesi, i borghi, i villaggi sono sacri. Sono dove vive la vera anima del paese. È un paesino in collina, con 20 case e un bar. Non c'è nemmeno un semaforo, ma tutti si conoscono. La domenica la messa è l'evento della settimana. E se vieni da una grande città? Allora parla del ritmo, dell'energia, della varietà. È caotica, ma non ti senti mai solo. C'è sempre qualcosa da fare, anche a mezzanotte. Vivi in mezzo alla gente, ma puoi restare invisibile. Ecco, ora ascolta bene. Queste sono le parole che userai sempre quando descrivi la tua città. Ripetile con noi, ad alta voce, senza paura. Città, 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 con la T doppia e la vocale aperta. Città, paese, 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 non paese, come in inglese, ma con la E chiusa. Paese. centro, 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 non centro, come in inglese, ma con la E chiusa. Centro. periferia, 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 scorre veloce, periferia. piazza, 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 con la Z doppio marcata. Piazza. Portici, Portici, con la O chiusa. Portici. tranquilla, Tranquilla, con la U chiara. Tranquilla. caotica, Caotica, con la A aperta. Caotica. vivace, Vivace, con la A aperta. Vivace. abitanti, Abitanti, con la A aperta. Abitanti. montagna, Montagna, con la G dolce. Montagna. mare, Mare, morbido. Mare. collina, Collina, con la C chiara. Collina. svegliarsi, Svegliarsi, non svegliarsi. Svegliarsi. passeggiare, Passeggiare, con la G doppia. Passeggiare. profuma di, Profuma di, non sa di, ma profuma di. La città profuma di pane appena sfornato. Profuma di mare. È piena di. È piena di, non ha molti, ma è piena di turisti, è piena di bar, è piena di storia. Mi piace perché. Non è bello, ma mi piace perché è più personale. Mi piace perché la gente è accogliente. Mi piace perché cammino ovunque. Ecco, ora senti come suona tutto questo in una vera conversazione. Prima veloce, come nella vita reale. Poi più lenta, per capire bene. Tu ascolta, poi ripeti la frase. Pronti? Via! Com'è la tua città? È un piccolo paese in collina, in Toscana. Ci sono meno di 3.000 abitanti, ma ha un'anima enorme. Che bello! Com'è la vita lì? Tranquilla, ma non noiosa. La mattina tutti vanno al bar a prendere il caffè.
La sera ci si vede in piazza. Non c'è molto da fare, ma non serve. E il centro? È piccolissimo, ma pieno di vita. Ci sono 2 bar, una gelateria, una chiesa antica e un forno dove fanno il pane con il lievito madre. Che profumo deve esserci la mattina. Esatto. Appena ti svegli senti il pane che cuoce. È incredibile. E tu? Com'è la tua città? Io sono di Milano. È l'opposto. Caotica, veloce, piena di gente. Ma mi piace perché non si ferma mai. Sei abituato al rumore? Sì, ormai non lo sento più. Ma quando torno in paesi come il tuo, mi sembra di essere in un altro mondo. Forse dovresti venire a trovarmi. Ti faccio respirare un po' di silenzio. Promesso. E tu mi porti a mangiare quel pane appena sfornato. Ora lo ripetiamo più lentamente. Ascolta bene la pronuncia, il ritmo, le pause. Com'è la tua città? È un piccolo paese, in collina, in Toscana. Ci sono meno di 3.000 abitanti, ma ha un'anima enorme. Che bello! Com'è la vita lì? Tranquilla, ma non noiosa. La mattina tutti vanno al bar a prendere il caffè. La sera ci si vede in piazza. Non c'è molto da fare, ma non serve. E il centro? È piccolissimo, ma pieno di vita. Ci sono 2 bar, una gelateria, una chiesa antica e un forno dove fanno il pane con il lievito madre. Che profumo deve esserci la mattina. Esatto. Appena ti svegli, senti il pane che cuoce. È incredibile. E tu? Com'è la tua città? Io sono di Milano. È l'opposto. Caotica, veloce, piena di gente. Ma mi piace, perché non si ferma mai. Sei abituato al rumore? Sì, ormai non lo sento più. Ma quando torno in paesi come il tuo, mi sembra di essere in un altro mondo. Forse dovresti venire a trovarmi. Ti faccio respirare un po' di silenzio. Promesso. E tu mi porti a mangiare quel pane appena sfornato. Bene, ora tocca a te. Chiudi gli occhi se vuoi. Immagina di essere in un bar e io ti chiedo: com'è la tua città? Adesso sono io a chiedertelo. Com'è la tua città? Ora rispondi in modo diverso. Magari vieni da una grande città. Racconta il ritmo, l'energia. Com'è la tua città? Oppure vieni da un posto piccolo. Parla dei dettagli, dei profumi, delle abitudini. Com'è la tua città? Bravo. Ora, dopo aver risposto, ricordati di chiedere tu. E tu, com'è la tua città? Eccoci al quinto argomento. E non potevamo non parlarne. Perché in Italia il compleanno non è solo una data, è un evento. È una scusa per stare insieme, per ridere forte, per mangiare troppo, per spegnere una candelina e sentirti, almeno per un giorno, il centro del mondo. Quando chiedi a qualcuno «Quanti anni compi?», non stai facendo una domanda matematica, stai chiedendo «Come ti senti? Sei felice? Hai voglia di festeggiare?» E in Italia festeggiare il compleanno è una cosa seria. C'è chi lo fa in grande, con una cena in un ristorante pieno di amici. C'è chi lo fa in piccolo, con una torta fatta in casa e i parenti intorno al tavolo. C'è chi lo ignora, ma poi di nascosto si compra un gelato gigante e lo mangia sul divano. Perché anche quando dici «non voglio festeggiare», in realtà stai già festeggiando, perché stai pensando a te stesso, al tuo giorno, al fatto che sei ancora qui e che vale la pena celebrarlo. E non importa quanti anni hai. A 20 è una notte in discoteca con gli amici. A 40 è una cena elegante con chi ti vuole bene.
A 70 è un pranzo in famiglia dove tutti parlano di te come se fossi un eroe. E la torta? Ovviamente c'è sempre, con le candeline. E quando le spegni non devi solo fare un desiderio, devi anche sopportare tutti che urlano tanti auguri a te in modo stonato, ma con il cuore. E poi arriva la domanda. Hai fatto qualcosa di bello per il tuo compleanno? E tu puoi rispondere 1000 cose. Sì, ho fatto una cena con gli amici. No, ho lavorato, ma mi hanno portato la torta in ufficio. Sono andato a vedere il mare da solo. È stato perfetto. Perché in Italia il compleanno non deve essere perfetto, deve essere vero, deve sentirti. E se invece è già passato, allora racconti. E raccontare il tuo compleanno è un'arte. Non basta dire «è stato bello», devi dare vita alla storia. Abbiamo riso così tanto che mi faceva male la pancia. Mi hanno fatto una sorpresa, non me lo aspettavo per niente. La torta era troppo dolce, ma l'ho finita lo stesso. O magari dici, non l'ho festeggiato, ma ho ricevuto tanti messaggi, mi sono sentito amato. Ecco, questo è il punto. In Italia il compleanno non è solo una festa, è un modo per sentire che conti. Ora, ascolta bene. Queste sono le parole che userai sempre quando parli del compleanno. Ripetile con noi, ad alta voce, senza paura. Compleanno. Compleanno. Attenzione a compleanno, non compleanno come in inglese, ma con la N doppia marcata. Compleanno. Anni. Anni, con la A aperta. Anni. Festeggiare. Festeggiare. Attenzione a festeggiare, con la G doppia. Festeggiare. Torta. Torta, non torta come in inglese, ma più breve. Torta. Candeline. Candeline, non candiline, candeline. Spegnerle. Spegnerle, non spegnerle come in inglese, ma con la E chiusa. Spegnerle. Desiderio. Desiderio, desiderio, scorre veloce, desiderio. Tanti auguri. Tanti auguri, non tanti auguri come se fosse formale, ma con affetto. Tanti auguri. Sorpresa. Sorpresa, con la I chiusa. Sorpresa. Regalo. Regalo, non regalo come in inglese, ma con la E aperta. Regalo. Invitati. Invitati, non invitati. Invitati. Cena. Cena. Cena, morbida. Cena. Pranzo. Pranzo, con la Z sorda. Pranzo. Ho fatto qualcosa. Ho fatto qualcosa. Non ho festeggiato, ma ho fatto qualcosa. È più naturale. Ho fatto qualcosa di bello. Mi sono sentito. Mi sono sentito... Non ero felice, ma mi sono sentito felice. È più personale. Mi sono sentito amato. Mi sono sentito un po' triste. Ecco, ora senti come suona tutto questo in una vera conversazione. Prima veloce, come nella vita reale, poi più lenta, per capire bene. Tu ascolta, poi ripeti. Pronti? Via. Allora, quanti anni compi? Ne faccio 32 e quest'anno ho deciso di festeggiare bene. Che bello! Hai fatto qualcosa di bello? Sì, sabato sera ho organizzato una cena a casa mia. C'erano 10 amici, abbiamo mangiato, riso, bevuto troppo vino. Classico compleanno italiano. E la torta? Naturalmente, l'ho fatta io con cioccolato fondente e noci. E ovviamente ho spento le candeline con un desiderio segreto. Speriamo si realizzi. Io invece quest'anno non ho festeggiato. Davvero? Perché? Ho lavorato tutto il giorno, ma alla sera i miei colleghi mi hanno portato una tortina con una candela. Hanno cantato tanti auguri in modo tremendo, ma mi sono commosso. A volte i momenti più semplici sono i più belli. Esatto. E tu come festeggi di solito? Dipende dall'umore. A volte voglio una grande festa, altre volte voglio solo un gelato e un film. Ma l'importante è farlo sentire mio quel giorno. Giusto. Il compleanno è tuo. Non devi dimostrare niente a nessuno. Ora lo ripetiamo più lentamente.
Ascolta bene la pronuncia, il ritmo, le pause. Allora, quanti anni compi? Ne faccio 32 e quest'anno ho deciso di festeggiare bene. Che bello. Hai fatto qualcosa di bello? Sì, sabato sera ho organizzato una cena a casa mia. C'erano 10 amici. Abbiamo mangiato riso, bevuto troppo vino. Classico compleanno italiano. E la torta? Naturalmente, l'ho fatta io, con cioccolato fondente e noci. E ovviamente ho spento le candeline con un desiderio segreto. Speriamo si realizzi. Io invece quest'anno non ho festeggiato. Davvero? Perché? Ho lavorato tutto il giorno, ma la sera i miei colleghi mi hanno portato una tortina con una candela. Hanno cantato tanti auguri in modo tremendo, ma mi sono commosso. A volte i momenti più semplici sono i più belli. Esatto. E tu come festeggi di solito? Dipende dall'umore. A volte voglio una grande festa. Altre volte voglio solo un gelato e un film. Ma l'importante è farlo sentire mio quel giorno. Giusto. Il compleanno è tuo. Non devi dimostrare niente a nessuno. Bene, ora tocca a te. Chiudi gli occhi se vuoi. Immagina di essere in un bar. È primavera. E io ti chiedo, quanti anni compi? Adesso sono io a chiedertelo. Quanti anni compi? Ora rispondi in modo diverso. Magari non hai festeggiato, ma hai ricevuto un bel gesto. Quanti anni compi? Oppure racconta un dettaglio del tuo ultimo compleanno. Qualcosa di vero. Quanti anni compi? Bravo. Ora, dopo aver risposto, ricordati di chiedere tu. E tu hai fatto qualcosa per il tuo compleanno? Eccoci a un argomento che tocca il cuore di ogni italiano, perché in Italia gli animali non sono solo animali, sono di famiglia, sono compagni di vita, sono presenti a tavola, sul divano, in vacanza, persino al bar. Quando chiedi a qualcuno hai animali, non stai facendo una semplice domanda. Stai chiedendo chi ti aspetta a casa, chi ti fa sentire amato ogni giorno, chi ti fa ridere quando sei triste. Perché in Italia il cane non dorme in giardino, dorme in camera da letto, sul letto, a volte nel mezzo, e tu e tua moglie vi addormentate ai lati come se fosse il re della casa. E il gatto? Il gatto fa quello che vuole. Entra, esce, salta sul tavolo mentre mangi, ti fissa come se giudicasse ogni tua scelta di vita, eppure lo adori. E non importa se hai un pastore maremmano grande come un orso o un gattino nano che sembra un peluche, per te è uguale. È casa. È amore puro. Molti italiani parlano del proprio animale come se fosse una persona. Oggi non esco perché a Leo non piace stare solo. Bianca ha il pelo lungo, le devo fare il bagno ogni mese. Stiamo andando al mare, ma prima passiamo da una pensione per cani. E quando viaggi non ti chiedi solo dove dormo, ma dove sta il mio cane, perché portarlo con te è la prima opzione. E se non puoi, allora cerchi qualcuno di fidato, un amico, un parente, un albergo per animali con piscina e massaggi. E se non hai un animale? Va benissimo, ma in Italia dire no spesso apre la porta a una storia. Non ho animali, ma da piccolo ne avevo uno che si chiamava Toro. Vorrei un cane, ma abito in un appartamento piccolo. Sono allergico, ma adoro i gatti. Li accarezzo sempre dai vicini. Perché in fondo anche chi non ne ha in cuore vorrebbe. Perché gli animali in Italia sono rispetto, cura, affetto quotidiano. E non dimenticare, in tanti condomini il portiere sa i nomi dei cani meglio di quelli dei padroni. E al parco non si salutano le persone, si salutano i cani. Ciao Leo, oggi sei bello. E poi forse dici ciao anche al proprietario. Ecco, ora ascolta bene. Queste sono le parole che userai sempre quando parli di animali domestici. Ripetile con noi, ad alta voce, senza paura. Animale. Animale. Animale, non animale, ma animale con la A aperta. Animale. Cane. Cane con la A aperta. Cane. Gatto. Gatto, non gato, come in inglese,
ma con la A corta. Gatto. Padrone. Padrone. Non padrone come in inglese, ma con la O chiusa. Padrone. Famiglia. Famiglia. Con la G dolce. Famiglia. Addestrare. Addestrare, addestrare, non addestrare, addestrare. Passeggiare. Passeggiare con passeggiare con la G doppia. Passeggiare. Crocchette. Crocchette, crocchette. Non crocette, ma con la C dura. Crocchette. Veterinario. Veterinario, veterinario. Scorre veloce. Veterinario. Guinzaglio. Guinzaglio con la Z sorda. Guinzaglio. Letto per cani. Letto per cani. Letto per cani. Non letto per dog. Letto per cani. Mi manca. Mi manca. Non lo sento la sua mancanza, ma mi manca. Mi manca il mio cane quando sono al lavoro. È come un figlio. È come un figlio. Lo senti spesso. Per me è come un figlio. Ha il carattere forte. Ha il carattere forte, specialmente per i gatti. Non vuole coccole, ma quando le vuole lui, allora vieni tu. È affettuoso. È affettuoso. Non è amorevole, ma è affettuoso. Il mio cane è dolcissimo, sempre vicino a me. Ecco, ora senti come suona tutto questo in una vera conversazione. Prima veloce, come nella vita reale, poi più lenta per capire bene. Tu ascolta, poi ripeti. Pronti? Via! Hai animali? Sì, ho un cane. Si chiama Leo. È un meticcio, ma per me è il cane più bello del mondo. Che età? Ha 8 anni. È vivace, affettuoso, ma a volte un po' svogliato quando deve uscire a fare la passeggiata. Capisco. Il mio gatto invece non vuole mai uscire. Si chiama Nero ed è nero come la notte. È indipendente, ma quando ha voglia di coccole arriva lui. I gatti sono così. Io adoro i cani perché sono fedeli. Quando torno a casa, Leo mi salta addosso come se non mi vedesse da un anno. Che bello. Devi volergli tanto bene. Tantissimo. È come un figlio per me. Quando viaggio lo lascio da mia sorella, ma mi manca subito. Lo capisco. Anche Nero mi manca. Anche se a volte mi graffia il divano. Ah, i danni! Leo una volta ha rovinato un paio di scarpe nuove, ma non riesco mai ad arrabbiarmi davvero. Perché sono di famiglia, non sono solo animali. Esatto. E tu lo porti al parco? Sì, ogni giorno. Ha bisogno di muoversi. E io di respirare un po' d'aria. Allora dobbiamo andare al parco insieme un giorno. Leo e Nero potrebbero diventare amici. Nero non vuole amici, ma Leo può venire a trovarlo. Con le crocchette. Ora lo ripetiamo più lentamente. Ascolta bene la pronuncia e il ritmo, le pause. Hai animali? Sì, ho un cane. Si chiama Leo. È un meticcio, ma per me è il cane più bello del mondo. Che età ha? Ha 8 anni. È vivace, affettuoso, ma a volte un po' svogliato quando deve uscire a fare la passeggiata. Capisco. Il mio gatto, invece, non vuole mai uscire. Si chiama Nero ed è nero, come la notte. È indipendente, ma quando ha voglia di coccole, arriva lui. I gatti sono così. Io adoro i cani perché sono fedeli. Quando torno a casa, Leo mi salta addosso come se non mi vedesse da un anno. Che bello! Devi volergli tanto bene. Tantissimo. È come un figlio per me. Quando viaggio lo lascio da mia sorella, ma mi manca subito. Lo capisco. Anche Nero mi manca, anche se a volte mi graffia il divano. Ah, i danni. Leo una volta ha rovinato un paio di scarpe nuove, ma non riesco mai ad arrabbiarmi davvero. Perché sono di famiglia, non sono solo animali. Esatto. E tu lo porti al parco? Sì, ogni giorno. Ha bisogno di muoversi e io di respirare un po' d'aria. Allora dobbiamo andare al parco insieme un giorno. Leo e Nero potrebbero diventare amici. Nero non vuole amici, ma Leo può venire a trovarlo. Con le crocchette. Bene,
Ora tocca a te. Chiudi gli occhi se vuoi. Immagina di essere in un parco. È pomeriggio. E io ti chiedo, hai animali? Adesso sono io a chiedertelo. Hai animali? Ora rispondi in modo diverso. Magari non hai un animale ora, ma ne hai avuto uno da piccolo. Hai animali? Oppure racconta un dettaglio simpatico, un vizio, un gesto tenero. Hai animali? Bravo! Ora, dopo aver risposto, ricordati di chiedere tu. E tu? Hai animali? Eccoci all'ultimo argomento. E non potevamo chiuderlo con niente di meno che una delle prime cose che si chiedono dopo il nome. Che lavoro fai? Perché in Italia sapere che lavoro fai non è una curiosità invadente, è un modo per capire chi sei, per trovare un punto in comune, per scoprire se magari hai studiato all'università dove ha studiato mia cugina o se lavori nello stesso settore di un amico. Questa domanda arriva presto. Dopo come ti chiami e di dove sei, ecco, che lavoro fai? E non è una domanda da rispondere con un titolo. Devi raccontare un po' di te, devi far capire com'è la tua giornata, se ti piace, se è impegnativo, se ti fa sentire vivo. Puoi dire: sono insegnante di inglese in una scuola media. Oppure: lavoro in un ufficio, ma in realtà passo più tempo a rispondere mail che a fare il mio lavoro. Oppure ancora: sono freelance, quindi ogni giorno è diverso. A volte sto bene, a volte vorrei tornare a casa e non riaccendere il computer mai più. E se non lavori, va benissimo. Ma in Italia non si dice solo non lavoro. Si dà un contesto. Sono in pausa, sto viaggiando. Sono disoccupato, ma sto seguendo un corso per cambiare lavoro. Sono uno studente, ma faccio un part-time in un bar. Perché in fondo il lavoro in Italia non è solo un modo per guadagnare, è un pezzo di identità. È dove passi gran parte della tua vita, è dove incontri persone, fai progetti, a volte litighi, a volte ridi. E quando dici mi piace il mio lavoro, non devi per forza dire che è perfetto. Puoi dire mi piace perché ogni giorno è diverso, mi piace perché aiuto le persone, o mi piace anche se a volte è stressante. Oppure, se non ti piace, lo dici con onestà, ma con un tocco di umorismo. È un lavoro come un altro. Lo faccio per pagare l'affitto. Sono sopravvissuto anche oggi. E non dimenticare, in Italia molti cambiano lavoro, non è una sconfitta, è una ricerca. Prima facevo il contabile, ora ho aperto una piccola libreria. Lavoravo in banca, ma ho seguito la mia passione per la cucina. Sto facendo un corso per diventare tecnico informatico. Perché qui il lavoro non è per sempre, è un percorso, a volte lungo, a volte tortuoso, ma importante. Ora ascolta bene. Queste sono le parole che userai sempre quando parli del tuo lavoro. Ripetile con noi, ad alta voce, senza paura. Lavoro. Lavoro, lavoro, non lavure, come in inglese, ma con la A aperta. Lavoro. Professione. 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 Scorre veloce. Professione. Impiegato. Impiegato, non impiegato. Impiegato. Insegnante. Insegnante, non insegnante. Insegnante. Medico. Medico, con la E chiusa. Medico. Artigiano. Artigiano, non artigiano, artigiano. Freelance. Sì, lo diciamo così, con l'accento inglese, ma ormai fa parte dell'italiano. Freelance. Ufficio. Ufficio, ufficio, con la F doppia. Ufficio. Pausa pranzo. Pausa pranzo, non break. Pausa pranzo. Stressante. Stressante, stressante, non stressante, stressante. Appagante. Appagante, con la A aperta. Appagante. Mi piace. Mi piace. Non è interessante, ma mi piace. È più diretto. Mi piace il mio lavoro. Mi piace quello che faccio. Sto cercando. Sto cercando lavoro. Sto cercando qualcosa di nuovo. È onesto, naturale. Faccio un corso. Faccio un corso per cambiare lavoro.
sto imparando qualcosa di nuovo. Mostra movimento, speranza. Ecco, ora senti come suona tutto questo in una vera conversazione. Prima veloce, come nella vita reale, poi più lenta per capire bene. Tu ascolta, poi ripeti. Pronti? Via. Allora, che lavoro fai? Sono insegnante di storia in un liceo qui a Firenze. Insegno a ragazzi tra i 14 e i 19 anni. Che bello, deve essere impegnativo. Sì, a volte è faticoso, ma mi piace perché ogni giorno è diverso. C'è sempre qualcosa di nuovo da spiegare, da discutere, e poi vedere quando un ragazzo capisce è bellissimo. È un lavoro appagante, quindi. Molto. E tu che lavoro fai? Io sono freelance, lavoro come traduttore. Traduco libri e documentari dall'inglese all'italiano. Interessante. Lavori da casa? Sì, quasi sempre. Faccio smart working. A volte è bello, perché decido io i tempi, altre volte stare tutto il giorno davanti al computer mi pesa. Capisco, ma almeno non devi stare in ufficio 8 ore al giorno. Esatto. E poi, quando finisco un progetto, mi sento soddisfatto. È un lavoro che mi piace, anche se non è facile. Sembra perfetto per te. Spero di sì. E comunque, sto seguendo un corso per imparare a fare i sottotitoli. Voglio ampliare. Bravo! Il mondo del lavoro cambia, bisogna adattarsi. Ora lo ripetiamo più lentamente. Ascolta bene la pronuncia, il ritmo, le pause. Allora, che lavoro fai? Sono insegnante di storia in un liceo qui a Firenze. Insegno a ragazzi tra i 14 e i 19 anni. Che bello! Deve essere impegnativo. Sì, a volte è faticoso, ma mi piace perché ogni giorno è diverso. C'è sempre qualcosa di nuovo da spiegare, da discutere. E poi vedere quando un ragazzo capisce è bellissimo. È un lavoro appagante, quindi. Molto. E tu? Che lavoro fai? Io sono freelance. Lavoro come traduttore. Traduco libri e documentari, dall'inglese all'italiano. Interessante. Lavori da casa? Sì, quasi sempre. Faccio smart working. A volte è bello perché decido io i tempi. Altre volte stare tutto il giorno davanti al computer mi pesa. Capisco, ma almeno non devi stare in ufficio 8 ore al giorno. Esatto. E poi, quando finisco un progetto, mi sento soddisfatto. È un lavoro che mi piace, anche se non è facile. Sembra perfetto per te. Spero di sì. E comunque sto seguendo un corso per imparare a fare i sottotitoli. Voglio ampliare. Bravo! Il mondo del lavoro cambia, bisogna adattarsi. Bene, ora tocca a te. Chiudi gli occhi se vuoi. Immagina di essere in un bar. È pomeriggio. Io ti chiedo, che lavoro fai? Adesso sono io a chiedertelo. Che lavoro fai? Ora rispondi in modo diverso. Magari non lavori ora, ma stai studiando o cercando. Che lavoro fai? Oppure racconta un dettaglio. Cosa ti piace del tuo lavoro? Cos'è difficile? Che lavoro fai? Bravo! Ora, dopo aver risposto, ricordati di chiedere tu. E tu? Che lavoro fai? Eccoci a un momento importante. Un momento in cui fermiamoci un attimo, respiriamo e parliamo di una cosa che succede a tutti, a proprio tutti. Parlo degli errori. Perché se stai imparando l'italiano è normale fare errori, è inevitabile, è necessario. Non sono un problema, sono una parte del percorso. Sono la prova che stai provando.
che stai uscendo dalla tua zona di comfort, che stai cercando di parlare, non di essere perfetto. E noi, in questi anni, abbiamo ascoltato migliaia di persone che imparano l'italiano e abbiamo notato che certi errori arrivano sempre. Sono come ospiti fissi. Si presentano, si siedono e a volte non se ne vanno facilmente. Ma oggi non li cacciamo via con la forza. Li guardiamo in faccia, li capiamo e poi, con calma, impariamo a correggerli. Pronti? Cominciamo dal primo. Il primo errore è questo: tradurre parola per parola dalla tua lingua madre. Lo facciamo tutti. Quando non sappiamo una frase, prendiamo l'inglese, lo mettiamo nel frullatore mentale e ne esce una frase italiana, strana. Per esempio, in inglese dici I am interested e allora dici io sono interessato. Sembra giusto, no? Invece, in italiano non si dice così. In italiano non sei tu a essere interessato. È la cosa che ti interessa. Quindi non io sono interessato al cinema, ma il cinema mi interessa. Non sono interessato alla musica, ma la musica mi interessa. Vedi la differenza? In inglese sei tu il soggetto, in italiano è la cosa che ti coinvolge. E non è solo interessare, è così con tanti verbi. Mi piace, non io sono piaciuto. Mi manca, non io sento la sua mancanza. Mi serve, non io ho bisogno. Anche se ho bisogno esiste, mi serve è più diretto, più naturale. Quindi, quando senti il bisogno di dire io sono, fermati. Chiediti, in italiano, chi è il vero soggetto della frase? A volte non sei tu, è il sentimento, è l'oggetto, è l'emozione. Ora, ascolta, ripetiamo insieme. Mi interessa il tuo lavoro. Mi interessa sapere com'è la tua città. Mi piace questo caffè. Mi piace come parli del tuo weekend. Mi manca il mare. Mi manca quando non vedo i miei amici. Mi serve un po' di tempo. Mi serve una pausa. Bravo. Ora tocca a te. Chiudi gli occhi, se vuoi, e prova a dire Mi interessa. mi piace. Mi manca. Hai fatto bene. Ora, secondo errore. Usare lei con persone che non sono anziane, non sono funzionari, non sono sconosciuti formali. Sì, in tanti pensano, in Italia si dice sempre lei perché sono educati, ma non è così. Se hai tra i 18 e i 60 anni e parli con qualcuno della tua età, o più giovane, o un collega informale, o un amico di un amico, si usa tu, sempre. Tu non è maleducato, è normale, è umano, è vicino. Dire lei a un coetaneo suona distante, formale, a volte strano, come se volessi creare una barriera. Per esempio, non dire lei fa qualcosa stasera? A un amico. Di tu fai qualcosa stasera? Non lei ha animali? Ma tu hai animali? E se non sei? Se non sei sicuro? Allora ascolta, la persona che parla con te userà tu per prima e tu rispondi con tu. Oppure inizia tu con tu, è molto più naturale. E se sbagli? Se usi lei e la persona ti risponde con tu? Allora sorridi. Cambia subito. Ah certo, tu. Scusa. E andiamo avanti. Ora ascolta, ripetiamo insieme. Tu fai qualcosa stasera? Tu hai animali? Tu che lavoro fai? Tu sei di questa città? Tu festeggi il tuo compleanno? Tu viaggi molto? Bene. Ora prova tu. 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 Terzo errore. L'ordine delle parole. In inglese l'ordine è rigido. Soggetto, verbo, oggetto. In italiano è più morbido, più naturale, più parlato. Per esempio, non dire io vado a casa ora. È corretto, sì, ma suona come una frase da libro di grammatica. Invece di vado a casa ora o ora vado a casa o ancora meglio vado a casa e basta. Il ora
lo capiamo dal contesto. E con gli avverbi? Non dire io parlo lentamente. Di parlo piano. Non lui mangia velocemente. Di mangia in fretta. E con i pronomi? Attenzione, non io lo vedo domani. Meglio domani lo vedo. O ancora lo vedo domani. Ma mai io lo vedo domani suona pesante. E con i verbi riflessivi? Non io mi sveglio alle 7, di mi sveglio alle 7. Il io non serve, lo capiamo dal verbo. Quindi ricorda, in italiano il soggetto si omette quasi sempre e le parole si muovono per dare ritmo, non per seguire una regola. Ora ascolta. Ripetiamo insieme. Vado a casa. Parlo piano. Mangio in fretta. Domani lo vedo. Mi sveglio alle 7. Stasera esco. Ho voglia di un caffè. Mi piace questo posto. Bravo. Ora prova tu. Vado. Mi piace. Quarto errore. Dimenticare le contrazioni. Sì, in italiano le preposizioni si uniscono agli articoli, sempre. Non dire a il mare. Di al mare. Non da il bar. Di dal bar. Non di il mio cane. Di del mio cane. E con in? Non in il centro, di nel centro. Non in il giardino, di nel giardino. E con su? Non su il tavolo. Di sul tavolo. Sembra piccolo, ma fa una grande differenza. Sentire a il o da il è come un campanello d'allarme per un madrelingua. Perché in natura queste parole non esistono separate, sono fuse, come il caffè e il latte. Ora ascolta. Ripetiamo insieme. Al mare. Al ristorante. Dal dottore. Dal panettiere. Del mio lavoro. Del tuo cane. Nel centro. Nella città. Sul tavolo. Sul divano. Ora prova tu. Al, Dal. del, Quinto errore. Esitare davanti alle frasi semplici. sì. C'è una cosa che tutti fanno. Si bloccano su frasi facili. Per esempio, e tu? È 2 parole, è cortissima, è ovvia. Eppure tanti esitano. Allora, io ho detto, adesso cosa dico? Oppure mi piace. Non è bello, ma mi piace. Oppure che bello. Oppure davvero. Queste frasi non sono secondarie, sono fondamentali. Sono il respiro della conversazione. Senza e tu la conversazione muore. Senza mi piace sembri freddo. Senza che bello perdi l'emozione. Quindi non pensare, rispondi. Tu dici vado in Puglia in vacanza. Io che bello. E tu? Tu sto a casa. Io mi piace. A volte stare a casa è perfetto. Vedi, non serve una frase lunga, serve una risposta vera. Ora ascolta. Ripetiamo insieme. E tu? E tu che fai? Mi piace. Che bello. Davvero? Sul serio? Anch'io. Neanche io. Promesso. Figurati. Ora prova tu. E tu? Mi piace. Che bello. Bravo. Ora fermiamoci un attimo. Gli errori non sono fallimenti. Sono prove che stai provando. Ogni volta che dici una frase sbagliata, stai imparando. Ogni volta che esiti, stai cercando. E ogni volta che correggi, diventi più fluido. Quindi
non aver paura di sbagliare, Abbraccia i tuoi errori. perché sono il segno che stai vivendo l'italiano, Non lo stai studiando. lo stai parlando, E tu, da oggi, sai che puoi farlo. con coraggio, Con verità. con voce alta. Sei dentro. E ora andiamo avanti. Eccoci al momento che aspettavamo tutti. Il gioco finale. Il test vero. Non per vedere cosa hai imparato, ma per farti sentire quello che sai già fare. Perché ora non si tratta più di ascoltare, non si tratta più di ripetere, ora si tratta di vivere l'italiano, di rispondere senza pensare, di parlare come se fossi in un bar, in un parco, in un ristorante, con una persona vera davanti a te. Allora preparati, perché ora ti chiederemo delle domande. Domande che hai già sentito. Domande semplici. Domande della vita reale. Ma c'è una regola sola. Rispondi in 5 secondi, non di più. Non cercare la perfezione, non cercare la frase più lunga. Rispondi con quello che ti viene, con quello che senti. E non preoccuparti se la risposta non è perfetta. L'importante è che sia tua, che esca, che viva. Ogni domanda sarà seguita da una pausa. Tu parla ad alta voce, anche se sei solo, anche se ti senti strano. Fidati, è così che si impara. Pronti? Iniziamo. Che fai questo weekend? Ti va di mangiare fuori stasera? Dove vai in vacanza quest'estate? Com'è la tua città? Come festeggi il tuo compleanno? Hai animali? Che lavoro fai? Bravissimo. Hai appena risposto a 7 domande che in Italia fanno parte della vita quotidiana. E le hai risposte tutte, in tempo reale, senza tradurre. Ora cambiamo gioco. Non ti chiediamo più in italiano, ti diciamo una frase in... No, scherziamo, non c'è inglese, solo italiano, solo te, solo la tua voce. Ma questa volta ti diamo una situazione. E tu, con parole semplici, raccontaci come lo diresti in italiano. Come lo diresti davvero? Pronti? Via. Hai voglia di mangiare una pizza. Lo dici a un amico. Stai bene a casa, ma non hai voglia di cucinare. Cosa dici? Il tuo cane è stanco dopo la passeggiata. Lo vedi sdraiato sul divano. Che cosa dici? Hai appena finito una giornata di lavoro lunga. Ti senti svogliato. Lo dici a qualcuno. Vai in un piccolo ristorante carino. Ti piace l'atmosfera. Lo noti ad alta voce. Il tuo amico ti racconta che va in Toscana in vacanza. Tu ci sei già stato. Cosa dici? Devi uscire, ma non sai quando torni. Lo dici a chi è con te. Tua sorella ti chiede com'è la tua città. Tu la ami, ma ha i suoi difetti. Come rispondi? Hai appena visto una foto del tuo amico con il suo gatto. Il gatto è buffo. Lo dici. Ti chiamano per un colloquio di lavoro. Sei contento? Lo racconti a un amico. Bravissimo. Davvero, hai appena fatto qualcosa di incredibile. Non hai solo ricordato parole, hai costruito frasi, hai espresso emozioni, hai usato l'italiano per dire chi sei. E sai qual è la cosa più bella? Hai usato parole come posticino, ho voglia di, mi piace, magari, sto a casa, è come un figlio, mi interessa. Frasi che non vengono dai libri, vengono dalla vita. E tu le hai dette, naturalmente, senza paura. Questo non è più imparare l'italiano, questo è parlare italiano. E forse, tra qualche giorno, riceverai un messaggio da un amico italiano, o incontrerai qualcuno in un bar, o sentirai una voce chiederti «Che fai questo weekend?» E tu questa volta non esiterai, perché la risposta sarà già dentro di te. Pronterai la bocca e parlerai. Senza tradurre, senza pensare, solo tu e l'italiano. E forse alla fine quella persona ti guarderà e dirà: «Ma tu parli come uno di noi!» E tu risponderai «Perché ho imparato in un caffè, con Giovanni e Alessia». Sei stato fantastico oggi. Ogni parola che hai detto è un passo avanti. Ogni errore è una vittoria. Ogni risposta è una porta che si apre. Non smettere di parlare, anche quando ti senti insicuro, anche quando sbagli, Soprattutto quando sbagli. perché è lì che succede la magia. Allora,
Grazie Grazie di cuore. per essere stato qui, per aver parlato, per aver provato. Alla prossima! Ciao ciao.